Buongiorno a tutti ragazzi, mi chiamo Elia, per chi non mi conoscesse mi presento, ovvero la maggior parte di voi in quanto ho appena iniziato a postare video qui su YouTube e quindi nonostante la grande passione che ho e che provo a metterci, insomma ovviamente il seguito è ancora molto poco, per ovvie ragioni, è giusto che sia così, insomma speriamo che con questo video magari possa crescere, possa migliorare. Allora, io oggi mi trovo qua perché volevo fare una riflessione con voi, con chi capiterà su questo video, perché tutto il caos che si è creato intorno al player sudamericano Ketchup, di cui tutti stanno parlando per via della sua sense molto bassa, mi è venuto in mente il fatto che è un problema, cioè mi fa riflettere sul fatto che c'è un problema. Il problema è il seguente, cioè avete mai avuto quella sensazione, no, che su Warzone qualcosa non torni? Nel senso, quello che fanno gli altri player a voi non riesce, ma perché sembra proprio un altro gioco. Letteralmente sembra un altro gioco. Quindi guardi un pro player, copi le sue impostazioni, alcune, quelle che spiccano, quelle che ti fa vedere, e ti sembra un altro gioco rispetto a quello che gioca lui. Quindi non reagisce allo stesso modo la mira appunto scappa, il movimento è strano e ti chiedi come sia possibile. Il punto è, secondo me, che non stiamo davvero giocando allo stesso gioco. Si stava meglio quando si stava peggio, no? Si dice a volte. Secondo me questo riflette la situazione attuale di COD. Perché? Perché una volta tu entravi in gioco, avevi 5 impostazioni, eh, tendenzialmente irrilevanti ai fini prestazionali poi, e partivi e giocavi, si partiva tutti dallo stesso livello, poi ovviamente spiccava chi era più bravo, chi era meno bravo rimaneva in sordina, ma questo è logico che sia così. Ma secondo me il problema nasce dal fatto che non solo chi gioca da PC fa 300 fps avvantaggiato rispetto a chi gioca da console e ne fa 90, ma si viene cioè si viene come dire, si è avvantaggiati anche dal preset del gioco stesso. Quindi se io ho tempo di dedicarci 10 ore al giorno al gioco, di fare test, di documentarmi, di andare a vedermi i video dei pro player, eccetera eccetera eccetera, sicuramente riuscirò a partire in game con un assetto migliore rispetto a chi magari lavora 10 ore al giorno e ci dedica un'ora e mezza o due la sera in cui va su quartetti, ritorno, becca i draghi, bestemmia e va a dormire. Ecco, quindi secondo me il problema sta appunto nel fatto che c'è troppa personalizzazione, no? C'è troppa competizione da un punto di vista proprio preparativo. E non parlo, ripeto, di server, ping, matchmaking, è proprio una questione di impostazioni, allora pensa a quante variabili ci sono: sensibilità, il FOV, la curva di risposta, il moltiplicatore in mira, VRR, gli hertz, la latenza. Vabbè, VRR, hertz, in realtà, vabbè, il VRR in realtà è un'impostazione. Eh, sono tutte cose che cambiano il feeling del gioco. Cioè chi ha tempo di provare, di guardare video, di fare test, trova una sua combinazione perfetta, che tendenzialmente poi è un po' quella per tutti. Chi magari gioca solo 2 ore la sera, entra, spara e via, si incazza e via. Spesso nemmeno sa che cos'è una curva dinamica, capito? O un moltiplicatore a 0,80. E allora finisce che gioca con impostazioni pessime, si convince di essere scarso, quando in realtà sta solo giocando con un handicap. Ed è qui
secondo me, che sta il problema, cioè non nel fatto che ognuno abbia il suo setup, quello va bene, cioè alla fine fa parte della personalizzazione, ma nel fatto che non partiamo tutti dallo stesso punto, nel senso che sì, ci dovrebbe essere una parte di personalizzazione, no? Una fetta di impostazioni che si vanno a personalizzare, ma questo non dovrebbe compromettere le abilità potenziali in game. Perché chi ha tempo di testare, studiare, cambiare impostazione ogni 2 giorni gioca letteralmente a un gioco migliore, ragazzi. E questo, secondo me, in un titolo competitivo, passatemi il termine, perché poi anche lì, vabbè, c'è un è complesso, secondo me è assurdo. Cioè, per questo io penso che all'inizio bisogna copiare. Secondo me non c'è niente di male, anzi, se il gioco ti mette davanti a 50 opzioni, ma non ti dice quali funzionano veramente bene, copiare diventa l'unico modo per metterti allo stesso livello degli altri. Poi sì, col tempo puoi adattare le impostazioni al tuo stile, almeno però parti da una base comune, universale, univoca. Non è barare, non è imitare, è livellare proprio il gioco. Eh, il vero problema, secondo me, è che Warzone lascia troppo nelle mani del giocatore, cioè in teoria è libertà, ma in pratica crea un divario enorme fra chi conosce il gioco e chi no. Cioè dovrebbe esserci un preset unico uguale per tutti. Poi vuoi cambiare, vuoi personalizzare, perfetto, ma non ti faccio partire con sensibilità 4 o con FOVA 080. Ragazzi, c'è gente che gioca a Warzone col FOVA 080 e col paracadute che si apre da solo. Poi magari sa sparare, ma magari non ha mai visto un video di streamer in gamba che cercano appunto di dare una mano a sti personaggi. Insomma, secondo me se ci fosse un preset competitivo di partenza, unico, uguale per tutti, allora a quel punto si potrebbe parlare davvero di skill. Perché non è solo una questione di skill, è una questione anche di impostazioni. Me ne sono reso conto in questi giorni perché ho abbassato la sense. Io ho sempre giocato con 1,60, ho provato la sense di questo ketchup. Mi ha aperto un mondo, ragazzi, una colla. Poi sì, l'ho alzata, sono passato 1,40, però in mira ho lasciato la stessa sensibilità di quello. È una colla, quindi sì, secondo me giochiamo tutti a un gioco diverso e finché Warzone continuerà a dipendere così tanto dalle impostazioni, il livello di partenza secondo me non sarà mai lo stesso per tutti. E niente, questa è una breve riflessione, volevo condividere questo punto di vista. Io qui su questo canale, io sono un malato delle impostazioni, quindi è proprio pane mio, io ci perdo veramente tante ore. Ho fatto test su test, e il campo il FOV, e sulla sensibilità, insomma di tutto. Cioè mi concentro su tutto, prendo in considerazione tutte le 300.000 impostazioni che ci sono e cerco di ottimizzare. Ovviamente anch'io nel tempo mi sono consultato col materiale che mettono a disposizione altri bravi player. Io non sono un fenomeno, però comunque sono un player sopra la media, secondo me anche per questo motivo. Comunque per chi non lo sapesse, questo ketchup usa 1,25 di sense sia verticale che orizzontale, con moltiplicatore in mira 1 e zona morta mi pare 0,50, 0,99 mi pare così. E scusate la qualità del video che non è eccezionale, però insomma avevo questo pensiero e volevo esprimerlo. E, se vi è piaciuto, se condividete il mio pensiero oppure no, insomma, se vi è piaciuto, se vi è piaciuto come l'ho esposto il pensiero, e magari potete appunto aiutarmi, lasciarmi un like, un segui, un commento e se volete un confronto sulle impostazioni ben volentieri. Io avevo caricato un video un mesetto fa sulle impostazioni, l'unica cosa che lì usavo ancora 1,60 di sensibilità, l'ho abbassata, sto usando 1,40 con moltiplicatore in mira 0,90 che fa 1,26, quindi praticamente la stessa che sta usando questo ketchup. E niente, io vi auguro una buona giornata, spero che
il video in qualche modo vi abbia stimolato qualche idea, e per qualsiasi cosa sono qua, insomma. Ciao, 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 ciao a tutti.